Ciao e benvenuti ad Absolute Game e le sue interviste agli sviluppatori. Siamo Elder e Dario di Absolute Gamer e abbiamo come ospite Francesco Abbonizio. Ciao, grazie di avermi qui, è un piacere. Benissimo, piacere nostro, ti ringraziamo sin da subito per il tempo che ci stai dedicando e in questo tempo ti faremo un paio di domande sui videogiochi, ma su un argomento un po' più, diciamo, meno allegrotto rispetto al semplice giocare, ossia su come sta andando la industry tra alti e bassi. Allora, prima di tutto spieghiamo ai nostri telespettatori chi sei. Io ho segnato 2 appunti, tu vieni dal mondo prima indie partendo dalla tua Basilicata, giusto? Abruzzo. Abruzzo, ecco, perfetto. Sapevo che avevo sbagliato anche quello, però dall'Abruzzo poi sei anche volato un po' in giro per il mondo perché dopo aver fatto un po' di esperienze indipendenti sei finito a CD Projekt Red, scusa perché ogni volta mi confondo con la pronuncia, se andrebbe pronunciato nella In loro teoria è lingua CD madre. Projekt, in realtà è CD pure muta Projekt. la J, quindi... Ecco appunto, perfetto. Altre complessità linguistiche. E poi dopo sei finito alla Ubisoft. Per cui diciamo ne hai viste di tutti i colori e adesso sei tornato in Italia con un altro progetto di cui lo teniamo come sorpresa alla fine. Quindi raccontaci un po' intanto un po' meglio il tuo percorso rispetto a come l'ho fatto io in maniera così sgarrupata. Ma guarda, molto banalmente io ho lavorato lavoro nel settore da 13-14 anni quasi ormai, quindi un pochino di progetti ne ho macinati. Ho cominciato come hai detto tu, come indie, avevo un piccolo studio con degli amici, abbiamo fatto un paio di progetti. Ho lavorato successivamente come freelancer e sono passato fondamentalmente dal 3D alla tech art, che è una disciplina tutta sua particolare. E poi che altro? Ho fatto il salto di qualità, come dici tu, andando nel AAA, sia su Cyberpunk, ho dato una mano anche su Thronebreaker, che era il gioco di carte con la campagna standalone, quello di Gwent. E a Ubisoft ho lavorato Beyond Good and Evil 2. Sì, quel gioco ancora esiste ed è ancora in lavorazione e la lascio qui. Chi ha visto Boris? È uno Chi ha scoop visto questo, Boris? eh? È uno scoop questo, stiamo dicendo È noi. lo scoop, sì, è lo scoop. Chi ha visto Boris è familiare col Machiavelli, quindi Sì. un'idea se la può fare. E... poi ho fatto altri progetti. Ho seguito un progetto italiano che ha avuto i suoi alti e bassi, però è stata un'esperienza sicuramente educativa. Al momento dirigo il lato artistico e tech art di una produzione bulgara chiamata il progetto è Scars of Honor, che è un MMO in realtà, un revival di World of Warcraft classico, che è un'esperienza molto piacevole, molto interessante. Ci sono anche altre cose all'orizzonte, possibile, però appunto per ora teniamo tutto sotto le coperte, perché non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, come si dice. Dal punto di vista di esperienza, ho esperienza sia dal punto di vista di 3D, dal punto di vista di production, quindi comunque la gestione di un progetto manageriale dal punto di vista manageriale, appunto tech art, quindi tutto ciò che c'è di mezzo fra la programmazione e l'arte, e direi che è abbastanza vasta come campo di conoscenza e mi concede per fortuna di avere una visione d'insieme dello sviluppo di videogiochi abbastanza esaustiva. È una cosa che mi torna molto utile, diciamo, sia al lavoro sia facendo appunto osservando l'industria dei videogiochi in questo stato. Quindi diciamo che uno dei punti, diciamo, interessanti del tuo punto di vista è che non sei semplicemente il tecnico ultra bravo verticale che però vede solo quella specificità, però nel contempo tu hai anche uno sguardo un po' più largo su tutte le dinamiche che ci sono all'interno della creazione e
ancora più a monte il fatto che c'è anche tutto un business che ci gira dietro, e mi sa che, volente o nolente, ti è capitato di sentire qualcosa. Ma è anche sento che già partecipare, volendo. Esatto, per cui diciamo che non eri semplicemente nella come dire, nella prigione in isolamento dove stavi sviluppando il singolo componente. E quindi Sì. proprio vai. No, scusami, no, è che il mio è un lavoro che a parte il manageriale, perché comunque ho fatto già 3 lavori come director, però il technical artist è uno che deve parlare con tutti i dipartimenti, deve coordinarsi con molte persone, quindi le mani in pasta a livello di produzione le devi tenere un po' dovunque, e questo ovviamente significa che se ci sono problemi nella produzione, problemi manageriali eccetera, escono fuori per forza di cose. Non è che io sono programmatore che magari sto solo sul computer a programmare, non tocco nient'altro, non mi interessa niente che non sia il mio task. È proprio diverso come approccio. Bene, guarda, allora a questo punto la domanda che abbiamo pensato io e Dario riguardo l'influenza delle decisioni aziendali quando si tratta dello sviluppo di videogiochi, perché quello che vediamo tra le news che ogni tanto ci lasciano perplessi sono anche cose tipo, per esempio, per me personalmente, quando ho visto che volevano dare via Tango Games, chiudere tutto quanto e uccidermi ai Fire Rush, dopo che ci avevo tirato un po' di imprecazioni, però era un gioco che ho amato moltissimo e non capivo come mai lo volessero estinguere, probabilmente è il risultato di quello che adesso ci vai a spiegare, perché sono veramente curioso come una scimmia. Allora, ovviamente è un discorso molto complesso che devo, per motivi di brevità, accorciare, quindi cerco di semplificare, certe cose le glisserò per forza, perché volendo andare a fondo escono forse 4 ore di discussione e non abbiamo questo tempo. Allora, il problema è duplice. Da una parte c'è il discorso del management e delle aziende come crescita infinita, che è il concetto alla base di gran parte delle aziende che hanno una board o delle azioni, che devi sempre crescere, gli stock devono aumentare, le quote devono essere rispettate. D'altra parte c'è il discorso del distaccamento fra la gente che deve fare salire i numerini e la gente che fa effettivamente i videogiochi. Non sono le stesse figure e di solito tra l'altro hanno svariati livelli di separazione, cioè fra chi decide come vanno, chi decide le strategie aziendali e degli studi ed economiche a chi effettivamente decide come vanno fatti i videogiochi. Ci sono purtroppo dei livelli di separazione e c'è anche una subordinazione, che significa che non sempre quello che è meglio per lo sviluppatore o per lo sviluppo del prodotto o per il prodotto in sé dal punto di vista creativo e artistico è automaticamente quello che è meglio per l'azienda. Nel caso dei Fire Rush è stato un caso particolare, perché fondamentalmente Microsoft doveva far salire i numeri, e per far salire i numeri in quel caso doveva tagliare spese e non poteva tagliare studi più grandi, ha tagliato Tango Games. Tu dirai, ma ha fatto fare soldi? Sì, ha fatto fare soldi, quindi diventa una spesa tagliabile in quel momento. Tanto il gioco è uscito, capito? E la spesa è stata fatta, il rientro è stato fatto, arrivederci e grazie. Questo no, perché io penserei più a ne ha fatti fare con l'1, potrebbe farne un'altra sblancata col 2. Ma farne fare un altro significa investirci, che significa numeretti più bassi nel quarterly report. E qua è il problema, che i numerini devono salire. Questo è lo stesso discorso dei casi emblematici ormai di quando a Blizzard hanno dovuto licenziare, quant'era? Non mi ricordo se erano 3.000 o 5.000 persone hanno licenziato a un certo punto in un colpo solo. Fanno questi licenziamenti di massa che ormai fondamentalmente sono il tipico mercoledì della game industry a questo punto. Perché? Perché a livello della board il CEO doveva dire ok, i numerini sono saliti, quindi se un incasso e non è quello della proiezione,
devi togliere qualcos'altro per aumentare il margine. Quello è il problema. Questo si impila col discorso del Covid. Che è successo durante il Covid? Tutti stavamo a casa a giocare ai videogiochi, che significa che c'è stata un'impennata di vendite e di introiti. Per la regola della crescita infinita, se io nel 2020, nel 2021 e nel 2022 ho fatto un introito, che so, del 10, 12, 15% ogni anno, perché stanno tutti a giocare a casa perché c'è il lockdown, e poi il 2022 finiscono i lockdown, la gente riesce di casa, non tutti rimangono a comprare, non tutti spenderanno il loro intero stipendio a videogiochi perché non hanno altre opzioni. Quindi c'è una contrazione di mercato che normalmente non c'è problema, cioè gli incassi sono un po' più bassi l'anno dopo, finisce così. Invece no, perché il CEO e altri membri delle board, cioè poi ovviamente, ripeto, sto semplificando in maniera, se vogliamo, anche un po' grossolana, perché poi è molto più complessa di così, però il discorso molto banalmente è che deve esserci una crescita di gioco, una crescita di numeri, e se c'è stata una contrazione di mercato, la crescita deve avvenire lo stesso a qualsiasi costo, che in questo caso il costo erano 5.000 dipendenti per il bonus da 230 milioni al nostro caro Bobby Kotick, che è stato... Uno potrebbe dire sì, ma con quei soldi non solo tenevi 5.000 persone, ma le campavi tipo 2 anni, vero? Pure 10 anni li campavi, però quelli servivano lo yacht nuovo di Bobby Kotick, che è finita così. Questo ovviamente poi è stato riportato ampiamente, quindi non penso di stai dicendo una cosa e fa scalpore. L'altro problema che si impila è quello che viene noto nell'industria come design by committee. Che cos'è il design by committee? Stavo per chiedertelo perché mi manca negli ultimi slang. Il design by committee, che sarebbe design per, in italiano come lo potremmo dire? Design per... Su committenza? No, per committenza sarebbe... Ordinazione. No, su ordinazione, su committee. No, committee sarebbe il consesso, design da consesso, capito? C'hai il gruppo di persone in giacca e cravatta che guarda spreadsheet e carte e report e dice ok, il gioco va fatto così colà, fondamentalmente. Quindi ti ritrovi, per esempio, una situazione tipo l'assoluto spam a mitraglia di giochi che sono hero shooter live service con skin, cosmetic, eccetera, 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 che ormai è diventato un sottogenere. È come i Souls-like. Tu avevi Souls-like e adesso esistono gli Overwatch-like, cioè c'hai lo spam di giochi tipo Overwatch, come i Souls-like con esiti vastamente differenti, perché c'hai quelli usciti bene e quelli che sono stati un disastro agghiacciante, come appunto i Souls-like. Però il discorso è che questo diventa l'appiattimento che nasce dal design by committee, ovvero il gioco deve avere queste feature, deve avere questi sistemi. Guarda, faccio un esempio molto banale. Prendiamo il God of War Ragnarok. God of War Ragnarok è il magnum opus di Santa Monica Studio ed è un giocone. Io sì. lo trovo un pinnacolo della narrazione, del voice acting, cioè a livello cinematografico e di storia 10 out of 10. Il problema qual è? Che tu devi fare un gioco AAA e devi giustificare 70 ore di trama, ma hai fatto solo 10 ore di filmato. Che mettiamo nelle altre 60 ore? Cose a caso. Perché il discorso è questo, ragazzi. Cioè, quando uno... Allora, prendendo in mano God of War Ragnarok, inizi che sei Kratos, quello che ha letteralmente sfasciato il cranio a pugni a Zeus, quindi non proprio non anni che vende la morte... Cioè, non è proprio non anni, è Kratos, quello che ha preso a pugni Zeus, che dice, vabbè, ma si è rammollito, ho capito, ma dopo che hai schiantato la testa a Zeus, per quanto tu ti voglia rammollire, che poi è comunque una colonna di muscoli, quindi a me non mi sembrava proprio rammollito, però inizi il gioco God of War Ragnarok e c'hai i livelli che sono le stesse sequenze di parkour, che se provi a esitare 10 secondi c'è Atreus di fianco che ti spiega il gioco, che ti legge la recensione, ti legge la guida strategica IGN. Allora, qui a sinistra ci sarebbe... Apre proprio. Te lo giuro, cioè hanno fatto sta cosa che Atreus ti spiega
i puzzle appena entri nella stanza. Secondo me se fai questo, ma me lo fai giocare sto gioco, punto primo. E punto secondo, c'hai questi parkour che sono tutti uguali, sono la ripetizione delle stesse 5 interazioni a oltranza in un corridoio, e poi c'hai queste stanze dove ci sono salamandre e scimmie che ti pestano a sangue. Cioè, ripeto, hai preso a schiaffo, cioè hai ucciso Zeus a pugni in testa, salamandre e scimmie ti uccidono con 2 colpi, fondamentalmente. Perché hanno fatto questo? Non è una scelta narrativa, non è una scelta. Il gameplay deve usare un gameplay elegante. Scusami, poi è lunga questa risposta. Un gameplay elegante deve raccontare una storia. Vedi Hades, capolavoro a 360 gradi, no? C'è un gameplay deve raccontare una storia. Ugo non gliel'hanno dato per sbaglio. Giustamente. E invece perché hanno messo sta roba? Perché dovevano giustificare un'ascesa di potere con il crafting e i perk e l'esperienza e i livelli. E hanno messo in un gioco che non aveva ragione di avere nulla di queste cose, perché i vecchi God of War non avevano nulla di queste cose, hanno messo il crafting. Adesso posso mettere il nuovo pomello all'ascia di Kratos che fa più 2 danni da fuoco. Wow! Mamma mia quanto interessante. Il gioco devi portare l'Apocalisse e distruggere Asgard, e però ho messo il pomello che fa più 2 danni da fuoco. Interessantissimo. I level up hanno messo tutto quello slop che devi avere nel gioco da 70 ore, e sono meccaniche che non hanno nessun proposito che allungare il brodo in maniera ghiacciante, non migliorano la tua esperienza. Tant'è vero che io sono arrivato a uno dei primi boss, mi stavo annoiando e ho posato il joystick e mi sono visto il film intero praticamente, cioè solo le cutscene, e me lo sono goduto, capolavoro, cioè stavo applaudendo, capolavoro, ma è un film con cose a caso di gameplay, non è un gioco, cioè, ho capito, non è un'esperienza coerente. E questo perché? Perché devi mettere XYZ, perché ce l'hanno tutti i giochi, perché per fortuna non ci hanno infilato il Battle Pass, ci siamo salvati almeno da quello, perché mo ci mancava e mettevano il Battle Pass in God of War. Altri giochi sì, vabbè, ma il DLC roguelike dai, l'hanno giustificato. È coerente, dai. Però ha la sua dignità comunque il DLC, poverino. Sai dove non aveva senso il Battle Pass? A Diablo 4. Perché Diablo 4 cioè tu prendi un gioco che in teoria è single player, è basato sulla trama, sulle atmosfere dark fantasy, eccetera. Paghi 80 cucuzze costa il gioco, e poi c'è le armature a 25-30 euro per un'armatura cosmetica, perché se non prendi le armature... Sì, se non compri le armature cosmetiche sembri un barbone che ha rubato le pentole e se le ha attaccate all'armatura, perché è una tristezza. Però, o il cavallo, hanno messo il cavallo da $69, però ci prendi token, sì, però comunque cacci $69 per un cavallo. E $69 un cavallo, e quella è tutta roba fatta design by committee. Cioè il gioco in sé non è un'esperienza pensata intorno a una volontà autoriale, cioè tipo hanno messo l'open world, ma l'open world che scopo ha? C'hai un mondo che c'è il cavallo, l'open world, ma non serve a niente, zero, non ha scopo di esistere quell'open world, perché non è che c'hai poi sì, ci sono gli eventi, le cose, ma proprio si vede che posticcia come cosa. Anche il multiplayer, no? Non ci sono cose sociali. Il gioco ha lanciato che aveva praticamente 0 feature sociali, 0. Cioè, la lista amici di Battle.net, wow, amazing. Non ci sono gilde. Gli eventi multigiocatore erano 4 in croce. Cioè, quello è design by committee. Cioè, un gioco fatto perché c'è gente in giacca e cravatta che ti dice no, ci deve stare il Battle Pass, no, ci devono stare le feature, non deve essere sempre online, eccetera, eccetera, eccetera. Quello è design by committee. Quando c'è i giochi che sono... Vabbè, qualsiasi gioco Ubisoft, ormai. Cioè, Ubisoft è passato da fare delle robe allucinanti, tipo Assassin's Creed 2, sì, a rimestolare lo stesso formula open world, che poi alla fine si chiama praticamente lista della spesa simulator, perché se io sto in giro esplorando l'isola perduta, no, di Manfredonia, e mi trovo colleziona 15 trofei collezionati, pallette con 0 di 15, santuari trovati 0 di 32, pallette per i pal di testa trovate 0 di 104, e 204 non è un numero a caso a sto punto, cioè non è più un gioco, è una lista della spesa.
Cioè, mi stai mandando a fare commissioni, mi stai mandando a fare. E il gameplay non esiste. A proposito di commissioni e di, diciamo, signori in giacca e cravatta che decidono cosa fare e cosa non fare, forse un caso emblematico che adesso stiamo vedendo in questi giorni e che sinceramente io che, vabbè, diciamo non ne so nulla, però quando ho visto il discorso di Concord che si è schiantato dopo 5 minuti, cosa è successo? Perché mi pare che siamo più o meno dentro quel territorio, forse in realtà le cose sono più complesse, c'è qualcos'altro di cui dobbiamo tenere in considerazione? Allora, Concord è un interessante caso, devo dire la verità. Allora, prima di tutto c'è il discorso che Concord è l'ultimo di una lunga riga di giochi che soffrono molto la mancanza di una vision artistica e creativa, prima di tutto. Concord si unisce alla lunga coda di giochi, per esempio, come Redfall, che è stato anche quello moderatamente disastroso. Poi che altro era uscito? Vabbè, Forspoken. Forspoken per altri motivi, più che design by committee, Forspoken soffriva altre cose. Però ci sta per esempio quell'altro Gollum, che devo ancora capire chi nella meeting room ha visto il design di Gollum e ha detto sì, mettiamolo sulla copertina, questo è figo. Mamma mia che figo. Ma che poi tra l'altro con tutti i soldi che hanno speso per la licenza, cioè hanno speso tutti i soldi per la licenza e poi non è rimasto... Io credo che ci sia una cabala segreta che stanno cercando di fare a gara di chi spreca meglio la IP del Signore degli Anelli, cioè non riesco a spiegarmi. Cioè hai un IP che normalmente, cioè io potrei mettere un tizio che fissa l'orizzonte su una montagna con la sound suite di Rohan e basta per un'ora e la guarderei in lacrime perché è bellissima, cioè perché non puoi sbagliare col Signore degli Anelli, ma ci stanno provando. Mamma mia l'effort di fare una stanno riuscendo di fare le monnezze col Signore. Non riesco a capire come puoi fare macelli col Signore degli Anelli, ma Dio mi è testimone se non ci stanno facendo del loro meglio. Concord è quindi l'ultimo di tanti giochi. Concord e i suoi Concord e il degno erede, se ci pensate, di Lawbreakers e Battleborn, altri due giochi che dovevano essere gli Overwatch killer, questi arena shooter, hero shooter bellissimi, fighissimi, pazzeschi, che sono implosi all'istante, solo che Concord è stata la speedrun, perché io non ho mai visto un gioco fallire così velocemente. Concord è... Neanche lì, aspetta, no, come si chiama? Suicide Squad è riuscito a fare... Neanche Suicide Squad, che è stato un altro grande contendente, che era extraction shooter, in realtà quello mi sa più che hero shooter, sono riusciti a fare una moderata monnezza che uno non ci penserebbe, ma lo stesso studio che ha fatto di Arkham, lo studio della serie di Arkham. Scusa, cioè, già adesso mi hai un attimo ma c'è una fuga di gas nello studio, non si capisce se no. Cioè, ci stanno avendo le allucinazioni tipo Community, no? C'è una fuga di gas, capito? Cioè, non si spiega. È appunto una fuga di gas architettata dal Joker, non c'è. Mi verrebbe da pensare che sicuramente c'è stato parecchio executive meddling, ma lo stesso motivo per cui Arcane, lo studio di Dishonored, si è trovato a fare Redfall. Perché sono entrambi giochi, sia Redfall che Suicide Squad, sulla voce girano rumori forti che sono inizialmente strutturati differenti. E che poi... Dario, scusa, abbiamo un problema tecnico con il microfono tuo. Prova un attimo, perché si sentiva però si perdeva un attimo. Un po' interrotto. Mi sentite adesso? Adesso sì. Adesso sì. Dicevo, sono entrambi giochi su cui girano forti rumor secondo i quali siano stati modificati, diciamo, a metà del lavoro in direzione live service, in direzione gioco con battle pass e simili. Inizialmente fossero due esperienze progettate in maniera completamente differente, perché cioè, lo vedi Suicide Squad, lo vedi che c'è la base di un buon gioco, però poi
c'è il grind, ci sono i DLC, c'è tutte le stagioni che devono uscire. Sì, sembrava un Batman Arkham. Sì. Allora, è vero che Suicide Squad soffre anche di problemi, secondo me, creativi, nel senso che dal punto di vista proprio a livello di trama, di art direction, eccetera, non è lo stesso livello che uno si aspetterebbe dalla serie di Arkham. Che in realtà già Arkham, che era Arkham Knight, Arkham quello Knight, nuovo, ecco, quello mi ha deluso. Io ho perché giocato tutta la trilogia di Batman di gusto, ma Arkham Knight l'ho lasciato là. Può no, ma più essere che che in questo altro periodo io sia più stanco rispetto a un tempo, eccetera, eccetera. no, ma Però è proprio cambiata l'art direction, la scrittura, il livello proprio di ma anche di cura, che è una serie di fattori. Poi c'è un altro discorso che come i progetti crescono dal punto di vista tecnico, hai meno tempo per dedicarti agli aspetti singoli. Cioè, allora, i video di Compare, io vedo un sacco di gente che mette video di Comparison, questi giochi sono stati rilasciati a 10 anni di distanza, e mette tipo un gioco del 2013 che è allucinante, e poi c'è il gioco del 2022 che è un'atrocità da vedere. Allora, premesso che io continuo a dire, cioè, attaccarsi così tanto al dettaglino grafico tipo dell'acqua renderizzata lascia il tempo che trova, nel senso ci vai a fare caso se quel dato vuoi. dall'art direction e dalla visione si sente la differenza Ma è anche anche il problema tecnico lì, nel senso che il gioco più va avanti la tecnologia, più aumenta la complessità tecnica dei giochi, più ovviamente metti pressioni per rilasciare i giochi a una cadenza maggiore, perché c'è anche quello, c'è anche il crunch, c'è anche il fatto che i gente in burnout, cioè ci sono anche altri fattori, e non può uscire una roba allo stesso livello di qualità della roba che hai fatto quando avevi più controllo creativo di quello che stavi facendo. Punto primo. Però sì, questi rumor hanno senso, cioè io adesso non posso screditare o dar credito al rumor, perché no, però ti dico che sono sensati, cioè sono ragionevolissimi come dubbi. Per esempio, ma uno basta vedere il lato tecnico. Il lato tecnico spesso racconta una storia in se stesso. Se uno va a vedere in Redfall soffre tantissimo di problemi proprio basilari, IA, nav mesh, quindi scusate, io spiego il termine tecnico. Nav mesh sarebbe una versione semplificata del livello che tu dai alla intelligenza artificiale per farla navigare nel livello. Cioè la IA ovviamente non ha conoscenza del livello, però gli dai fondamentalmente una specie di scheletro semplificato della sì, una struttura. semplificazione che in realtà è tutta la superficie camminabile tendenzialmente, detto proprio la buona. E tu vedevi a Redfall i vampiri che come sconfiggi i vampiri? Io cammino dietro una macchina e il vampiro dall'altro lato della macchina non sapeva più che fare, finito, hai vinto. O io che andavo in faccia alla gente col fucile che il mirino gli compenetrava il naso, e quello, dove sei? Fatti vedere. Zio, sarei qui, Cioè, Se sei anche un vampiro di notte ci dovresti vedere anche meglio rispetto a a me. parte. E quindi, per esempio, tu dirai, ma uno studio che ha fatto Dishonored, che si sono ammattiti, come fanno ad aver fatto una roba così rotta? Questo è probabile che, come ha detto Dario, sono arrivati degli executive e hanno detto, no ragazzi, sto gioco va fatto live service, va rifatto basato intorno al multiplayer, eccetera. Allora che hanno dovuto scrappare una marea di roba, probabilmente, hanno dovuto riscrivere come funziona l'engine, perché poi c'è chi dice, vabbè, ma non lo puoi semplicemente fare multiplayer. È come dire, io ho costruito il Colosseo, ma non ci puoi fare semplicemente, che ne so, una chiesa. No, è un'altra cosa, non funziona, no, capito? È un esempio sbagliato, perché in America hanno fatto le mega church che sono letteralmente teatri, però vabbè. È l'architettura che devi cambiare, e questa architettura si vede che è cambiata, cioè si vede che hanno avuto poco tempo per tirare su un'architettura stabile per Redfall. Quindi Allora, sì, questa cosa mi fa venire in mente Babylon's AD, quello della Babylon's Platinum. Fall, anche quello ha Babylon's subito Fall. la stessa sorte, sì. Ecco, perché dai primi screenshot che vedevo ho detto, va bene, hanno deciso di fare il loro Devil May Cry, e ci sta perché sono Sì. fuoriusciti da quell'esperienza. Mi aspettavo frustate e dopo
multiplayer. Ma è il online. problema, ma quello è il problema, quello che ha detto Dario. Cioè, sicuramente è un fattore, perché ma guarda, a Redfall a un certo punto hanno messo le cinematiche che è gente ferma che parla. Cioè, immagine, sì, gente in stop motion, like in freeze frame, la camera che ci gira intorno e la gente che parla. Ha detto, ma ragazzi, quello è un problema di quando tu devi aver riscritto mezza trama intorno alla coop, probabilmente. Le mie sono ovviamente come dire, educated guess, no? Non è che io so la storia precisa adesso di che è successo, però a occhio, vedendo come è andata, mi viene da dire che hanno dovuto scrappare una marea di lavoro fatto dal punto di vista single player narrativo, si sono ritrovati a dover cambiare il gioco completamente a metà dello sviluppo, quindi con così poco tempo quello sono riusciti a fare. Probabilmente appunto dovendo riscrivere il motore a livelli fondamentali. Su Kill the Justice League non ne ho la più pallida idea di che cosa è successo, perché ripeto, anche lì l'Art Direction per me è un pugno in un occhio, su vari punti di vista. Ripeto, sono gusti personali, lo capisco, però mi sembra una roba veramente ignobile. E Concord è per me è il pinnacolo di tutta questa roba. Cioè, Concord è l'apoteosi dello slop corporate design by committee. Quindi roba fatta perché uno spreadsheet di Excel mi ha detto che la feature ci deve stare. Ma che poi hanno detto, ma io ce lo giuro, si vede se uno guarda la cinematica di partenza di Concord, no? Ah, dobbiamo fare la cinematica quirky perché i trailer funzionano così, ok. Poi hanno detto, sci-fi è piaciuto un sacco, cosa? Guardiani della Galassia, ok, facciamo Guardiani della Galassia. E io, perché gli archetipi sono quelli, sono proprio quasi 1 a 1 gli archetipi. Il trailer, tra l'altro, non spiegava che era un hero shooter. Il trailer è posto come se ci fosse una narrativa che non c'è. Bene. Perché poi pure quello Arkham, tra parentesi. Esatto. E poi hanno fatto ok, adesso però dobbiamo fare il gioco. Ok, è un 5 contro 5 perché lo mettono tutti 5 contro 5. Ok. E niente, poi tutte le feature sono copia e incolla, cioè ci sono le skin cosmetiche, che pure lì se tu vuoi fare le skin cosmetiche, pro tip, rendili appetibili visivamente. Io là non ho capito bene, sono veramente perplesso, ma questo non è stato detto fino alla morte, ma lo dico. Cioè non c'era veramente una visione artistica, non l'ho capita la visione artistica, nel senso che sono sicuro che c'è gente che voleva fare una roba figa, creare una nuova IP, eccetera, perché l'hanno presentata come se fosse sta nuova IP pazzesca. Ripeto, ho i flashback di Lawbreakers io. Poi vai a vedere ed è a livello di direzione artistica una roba agghiacciante. Allora, a questo punto immagino che pure quello ci abbiano messo mano, perché i colori, a livello di colori è tutto desaturato pastelloso, non ha contrasti, non ha niente di interessante, non ha linguaggi delle forme. Questo è un discorso poi che io mo devo toccare proprio brevemente perché sennò diventano altre 2 ore di parlata. Però anche i character design in un hero shooter, se uno prende Overwatch, se uno prende ma pure a Destiny, cioè qualsiasi gioco che ha gli eroi principali, devi lavorare di shape language. Team Fortress è un ottimo esempio. Cioè devi lavorare di linguaggi delle forme per raccontare una storia solo tramite il design del personaggio. Io non ho capito innanzitutto l'ossessione con i piumoni sintetici di Concord. Sono tutti vestiti con piumoni sintetici. Non ho capito che cazzo di trauma hanno avuto cioè non so. Erano sponsorizzati da Moncler, ma dopo hanno ritirato il product placement. Mondial Casa, non lo so chi li ha sponsorizzati, ma indossavano tutti dei piumoni per qualche oscuro motivo. Fa freddo da quelle parti. Forme come l'universo di Frostpunk. No, ma con tanto di cosa zigzag della termocoperta. Cioè, io non lo capisco. Lo scaldasonno Beghelli, cioè, sponsorizzato. Poi i design più banali. Io non ho capito. Cioè, io mi immagino l'art director che ha guardato un rettangolo smussato e ha detto questa è la forma definitiva e tutti i personaggi dovranno usare solo questa forma. Quindi il robot è letteralmente è un quadrato smussato, cioè è un quadrato con i bordi tondi.
e tutti i personaggi usano quella forma spammata come se non ci fosse un domani, ed escono queste robe tutte tondeggianti, morbidose, sloppose, non ci sono spigoli, è una roba pazzesca, e giustamente, ed è una roba tame, mi sembra la roba che è stata creata con l'intento di non fare nessuno statement, di non essere, cioè, se tu guardi un gioco come Darkest Dungeon, ha un appeal, che non è lo stesso appeal di Animal Crossing, esatto, non è lo stesso appeal di Animal Crossing, cioè stanno andando per due direzioni vastamente diverse e chiaramente stanno dicendo qualcosa di marcato. Concord non dice nulla, è nel mezzo, cioè se io prendo e faccio il blend di tutti gli art style di tutti i giochi AAA, esce Concord. Un bleh, cioè come se io prendessi la pizza è buona, intermedio che non sa di niente. te lo giuro, la pizza è buona, la lasagna è buona, la torta è buona, e le costolette sono buone, le butto tutte in un blender e esce sto pastone marroncino, e visto che quelle 4 cose ti piacevano, le ho messe in un pastone marroncino e adesso abbiamo il capolavoro, no? È 4 volte più buono. Però così fatto cotto e frullato. Cotto e frullato doveva fare ridere, non è una guida su come fare game design o art direction, capito? Mi sa che Merluzzo deve andare là e farsi dare magari era lui l'art director, io non ce l'ho, per carità, io non ce l'ho con i developer, loro sono stati 8 anni, immagina stare 8 anni a schiantarti su un gioco, a buttarci lacrime e sangue, poi arrivano gente in giacca e cravatta, te lo stravolgono, perché io mi rifiuto di credere che un artista legit abbia cacciato quella roba e abbia detto sì, questa era la mia vision, io non ci voglio credere. E poi dopo 8 anni vedi il tuo progetto è come se avessero lanciato nel sole, capito? Aspetta, mi hai fatto venire in mente una notizia fresca che un fuoriuscito da Palworld, che era, se non ho capito male, uno degli art director principali, ha dichiarato che aveva litigato con il board perché lui aveva fatto delle proposte di personaggio. Loro hanno detto no, lo vogliamo più simile a Pokémon, ma più uguale. E difatti adesso Nintendo, attenzione, non solo li sta querelando, ma non sul design, sulla meccanica della pallina, perché l'aveva brevettata. Quindi infatti guarda, questa è una cosa un po' agghiacciante, se me lo chiedi. Questa è una cosa agghiacciante, e ti dico perché. Questa è una cosa terrificante, ma per tutti i developer indie, secondo me, perché questo apre la strada per fondamentalmente avere le compagnie che fanno brevetti di insensati, ragazzi, perché tiro la pallina e il mostro è catturato non è un brevetto, è una presa in giro, ragazzi. Con tutto il bene che uno può volere a Pokémon, vorrebbero esserci almeno dei mostri nel mondo reale. No, perché sennò arriva Bandai Namco e dice ma anche Digimon, ma anche Bakugan, cioè ci sono 1 milione di robe che tiri cose ed escono mostri, o tiri robe a mostri e vengono catturati, cioè, ma anche World of Warcraft, che ha messo cazzo Pokémon dentro World of Warcraft copiato 1-1, raga. Solo che lì però c'hai che lanci il cestino che cade sopra il pet e il pet viene catturato. Ti prego, non è una pallina, cioè, capito? Il discorso è questo. E allora io ti dico, Capcom brevetta i pugni, perché è come sì, che Capcom adesso brevetta l'uppercut, perché è lo Shoryuken, quindi non puoi più mettere un uppercut nel tuo gioco. Tra l'altro, sai che un altro caso egregio era il Nemesis System, non so se vi ricordate Shadows of Mordor, Shadows of War. Assolutamente sì. Ricordi meglio di me probabilmente, perché questo l'avevo perso. Com'era? Praticamente se venivi ucciso da un mob, quel mob si evolveva e diventava il tuo nemico con caratteristiche uniche, punti di forza, punti di debolezza, personalità. Bellissimo sistema. Praticamente un commoner poteva diventare il re degli orchi, praticamente, ma perché poi c'erano le fazioni interne, cioè c'avevano il loro sistema di fazioni interne di scalata al potere, quindi c'avevi un orchetto del cacchio che ti sconfiggeva magari 2 o 3 volte di fila e diventava un mega lord del boss della mano. Era una figata. Questo sistema è stato brevettato da Warner Brothers, quindi significa che nasce e muore con quei 2 giochi e nessuno può iterarci più. Però hanno inserito una cosa simile in Warframe,
Allora, simile. lo devi mettere abbastanza diverso. Se lo metti abbastanza diverso, però il problema è che rischi la lawsuit. Cioè domani Warner Brothers può dire ai developer di Warframe: ragazzi, avete copiato il Nemesis System, e allora devi fare la battaglia legale per dimostrare che non è vero. Sì, ma infatti loro avevano previsto qualcosa di molto più simile, poi non l'hanno più implementato, probabilmente per questo motivo. Perché comunque sono degli indie, sono grossi ormai, ma sono Questo indie. è sempre perché il capitalismo porta all'innovazione, la famosa no. Questo è il capitalismo che porta all'innovazione. No, però abbiamo questa meccanica fighissima che è morta lì, e se io domani indie voglio prenderla e dire voglio dare il mio spin a questa meccanica, cioè domani From Software brevetta il dodge roll. Finita. Finiti gli action RPG. Non possiamo neanche fare capriole durante l'ora di educazione fisica. No, ma il discorso è questo, capito? Cioè, e su questo, tra l'altro, Nintendo fa causa. Non fa causa sui design. Perché tu i design puoi dire, vabbè, io l'ho cambiato il giusto per dire che ricorda X, ma non è X. Ma infatti loro sui design hanno strepitato ripetutamente, hanno strepitato. È ovvio che volevano fare Pokémon coi fucili, ragazzi. Mo non è che serve lo scoop del tizio insider che dice però in realtà volevano. È ovvio che volevano. E poi a parte esistono adesso 1,5 milioni di Pokémon, quindi a un certo punto finiscono le forme anatomiche che puoi mettere alle creature. Ma è ovvio che c'era un'ispirazione dietro. Chi dice che hanno rubato i modelli da Pokémon X e Y, secondo me è una corbelleria, ragazzi. Non è perché semplicemente tu puoi prendere un Pokémon, usarlo come ortografico, come carta modello, ci ridisegni sopra e dici ok, questa è la mia versione. Le proporzioni rimarranno le stesse, ma il design è cambiato. E infatti Nintendo non ha pushato su questo, perché se Nintendo avesse avuto un caso legale solido sulla copia dei design dei Pokémon, avrebbe aperto con quello. Invece è aperto con le copyright, con le patenti. È andato con i brevetti. Quindi per rifarsi contro Palworld non sono andati di copyright, sono andati di brevetti, perché le meccaniche stanno a rompere sulle meccaniche. È questo che dico che è inquietante. Perché è ovvio che se io domani voglio fare un gioco simile Pokémon, però voglio innovarlo a modo mio, perché magari sono anche 15 anni che io aspetto che Pokémon innovi qualsiasi cosa, perché poi per qualche motivo i giochi di Pokémon sono una bolla temporale fermi al 2005 e ha detto come gli Amish hanno detto a un certo punto la tecnologia è il giusto, non ci muoviamo più, non ci fermiamo, il calesse è l'unico mezzo di trasporto, non si procede oltre questo punto tecnologicamente, guai a innovare il design in qualsiasi modo, ci fermiamo qui. Magari la gente dice ma io vorrei un'iterazione nuova del gioco. No, ma c'è Pokémon Go. Ok, facciamo finta che io domani voglio fare, per esempio, Temtem. Temtem è un gioco crowdfunded, non so se l'avete mai visto, è un MMO di simil Pokémon. È andato ok, non è andato bene come Palworld, è andato ok, ragionevolmente bene. Però è letteralmente, raga, è Pokémon. Però era Pokémon, però MMO, cioè che io vado in giro per strada e vedo i miei altri giocatori, ci posso fare i duelli e interagire, che è una feature che la gente chiede dal 1998. Cioè una feature che la gente si aspetta dal 1998 di Pokémon. In teoria domani Nintendo può andare da Temtem e dire no, però mi hai copiato le meccaniche. Il problema è che Temtem non ha fatto 20 milioni di copie. Questo è il discorso. Quindi che significa? Vabbè, non possiamo portare a casa grano, quindi no, significa che loro non vogliono diluire il brand di Pokémon, quindi vogliono assassinare giochi che non sono Pokémon, ma che assomigliano a Pokémon. In questo caso, Palworld, tra l'altro, guarda un po' questo Lawsuit è uscito fuori dopo che Palworld ha preso accordi con Sony e con delle case per farci l'anime, per farci il manga e per fare altre entry separate del sistema. Cioè, loro sono all'indomani, Palworld è all'indomani di diventare un franchise. E lì, Nintendo ha detto, no raga, se mo diventa un franchise sono problemi, perché poi abbiamo un competitor e poi ci tocca innovare.
E se io ho se io ho i designer di Nintendo, mogli della Pokémon Company, gli dico devi provare a mettere multiplayer, l'ultimo è morto, ha avuto un aneurisma, quindi non glielo posso dire. Sì, ho detto, ma se provassimo a mettere l'ambient occlusion nel gioco, esploso, gli è scoppiata la testa come un palloncino all'istante. E poverini, non ce la fanno, poverini. Però il discorso è, e quindi loro, cioè questa è l'equivalente di quando c'avevi nel 1800 l'azienda che stava competendo, allora ti mandavo i Pinkerton a prenderli a sprangate fondamentalmente. Non è proprio il massimo, e soprattutto significa, cioè se questa cosa va a buon fine, inquadra gli indie come un terrario, nel senso, vabbè, tu fai il pesciolino piccolo, stai il tuo acquariello e non rompi le palle, però quando diventi troppo grosso è la terra per i ceci, come si dice da noi. È là purtroppo ti devo togliere dall'acquario perché stai diventando troppo grosso. Non va bene perché questo significa che stai consolidando il potere economico e creativo in studi che già esistono e non puoi avere realtà emergenti che diventano competitor. E sia chiaro, io lo dico dal punto di vista di uno che a me Palworld non piace, perché francamente, cioè, almeno prenditi la briga di disegnare le armi cartoon in modo che fittano. Non puoi prendere, l'hai comprato la K47 dall'Asset Store di Unreal e l'hai messo di fianco ai Pokémon e hai detto, sì, questa è una direzione artistica. No, sì. È una monnezza, è una cagata agghiacciante, però lo devo difendere. È l'avanzo delle munizioni di Putin praticamente. No, nasce un asset flip, nasce come asset flip Palworld, non gli avresti dato 2 euro un anno fa. E invece poi è diventata una roba allucinante. Ma perché è diventata una roba allucinante? Perché la gente c'ha fame per un gioco di Pokémon che sia nuovo, che abbia meccaniche nuove. C'è un open world survival di Pokémon. Se domani se Nintendo i soldi che sta spendendo a legali domani li spendesse per fare un gioco simile a Palworld ma coi Pokémon, ne farebbe 3. Ma farebbe soldoni, farebbe una marea di soldoni, perché la gente ci sciamerebbe immediatamente con la bava alla bocca. Immediatamente. Però così vedi, così fai concorrenza innovando e non si può. Perché non i board non arrivano a fare queste? Esempio, Concord è costato pare 400 milioni di dollari. 8 anni di lavoro. Gli executive dicevano sarà il nuovo Star Wars. Così questo tipo. Così l'hanno presentato pubblicamente, la nuova IP nella galassia di Concord. Ma perché non sembrano arrivare a prendere decisioni che a noi sembrano elementari? Tipo Skull and Bones. Skull and Bones, catastrofe. Perché non hanno fatto semplicemente Black Flag multiplayer? Allora, semplicemente detto così, Black Flag multiplayer, a voi non sembra open world? A voi non sembra? Ma io stavo già tirando soldi. Sì. Cioè, io stavo già tirando i soldi allo schermo, ma nasce così. Io day one, sarei day one. Il fatto è che nasce così, nasce come la gente che diceva io voglio Black Flag ma open world multiplayer. In realtà la gente aveva chiesto Black Flag senza le menate dell'Animus, perché noi ci siamo rotti le palle dell'Animus a Revelation. Sì, era finita lì, l'Animus lo potevi droppare lì perché ok, ci hai venduto la saga, è stato fighissimo, adesso facci fare le poche storiche fighe. Poteva chiuderla lì. Loro volevano un'esperienza immersiva, volevamo un'esperienza immersiva dei pirati, bella come Black Flag, però appunto immersiva, cioè senza interruzioni narrative che sono l'Animus e possibilmente meno su rotaia, cioè dove tu potevi esplorare con più spazio di manovra. Questo la gente voleva, non lo voleva neanche multiplayer in realtà. Era se ce la fate a farlo multiplayer ancora meglio, se no tranquilli. E sarebbe stato semplice da fare un single player. Multiplayer significava riscrivere l'engine da capo, però ripeto, è Ubisoft, c'hai soldi infiniti apparentemente, quindi avevi soldi infiniti, gli stock valgono 6 euro una cozza, ma quella è un'altra cosa. No, mi sa di meno di 6 euro una cozza, sono tipo 2 euro una cozza adesso. Però si è perso, è andato in caciara. Ma là il problema di Ubisoft è senza dilungarmi troppo in robe che potrebbero rompere l'NDA, possiamo semplicemente ci limitiamo a dire che purtroppo soffre il problema dell'overburocrazia.
Cioè c'hai 8.000 studi separati che si litigano le ownership dei task e si sparpa... Cioè tutto è super codificato in 10.000 pipeline lentissime che devi approvare ogni singola cosa. Ma perché è un'azienda da 20.000 persone, ragazzi, è arrivata alla massa critica dove non si può fare più niente senza fare 10 meeting. Che purtroppo è quello che rende poi i tempi di sviluppo biblici. In pila a questo c'è il fatto che ogni tot, cioè metti uno sviluppo lungo e mettici una mentalità trend chasing, ovvero sono passati 2 anni, adesso quello che tira è X. Però hanno fatto Sea of Thieves e facciamo allora quest'altra cosa. Ma allora hanno fatto quest'altra cosa. Ma mo' il Battle Pass. Ma mo' questo, e mo' quest'altro, e l'hai rifatto 6 volte il gioco. Il gioco è uscito letteralmente perché il governo taiwanese aveva detto: noi vi abbiamo dato un mare di soldi di grant, non mi ricordo da Taiwan o Singapore, non mi ricordo adesso. Vabbè, comunque il governo locale aveva detto vi abbiamo dato una marea di soldi di grant, dovete fare uscire, però la condizione è che fate uscire entro X. E a un certo punto quelli hanno detto: ragazzi, quando è che esce il gioco che abbiamo finanziato? E là hanno dovuto cacciare fuori qualsiasi cosa c'avevano a quel punto, che era un'atrocità, perché non era quello che i fan volevano, non ci azzeccava nulla con quello che i fan volevano, era letteralmente ragazzi, hanno messo 10 anni un'azienda AAA per fare World of Warships ma brutto. E letteralmente, non vedo cosa potrebbe andare storto. È letteralmente World of Warship, però peggio, perché per esempio World of Warship almeno c'è la verisimilitudine delle navi. Io la nave col mortaio che cura le altre navi, sono io c'ho i modelli di legno dei velieri, io faccio modellismo di velieri, no? Io mi torna nuova la nave col mortaio curatore o la nave che ci metti 7 tonnellate di scuri d'acciaio intorno, il vacuum, tipo vabbè, e la nave che era fatta per speronare altre navi e poi ci rimbalzava tipo le navi, non è che poi, cioè, allora, se un veliero prende di punta un altro veliero, tendenzialmente, in base alla massa e alla velocità, lo spezza in 2. Finisce così lo scontro navale. Normalmente, però, questo spezza anche la chiglia del veliero, dell'altro veliero, quindi entrambe le navi finisce che affondano, molto probabilmente. Quindi era il motivo per cui le navi non si speronavano a vicenda così tanto. Era una manovra disperata che facevi quando letteralmente stavi per diventare terra per i ceci. Era del tipo morirai con me. Sì, era una manovra con me. In Skull and Bones c'hai la nave tank che il suo unico scopo è giocare all'autoscontro con le altre navi e quindi boom 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 boom. Wow, basta. Mi sento, però per fortuna c'è la nave healer che c'ha il mortaio che ti colpisco con i miei proiettili curativi e ti curo, che era una delle feature. Se vi ricordate, in Black Flag la nave curativa era la feature più amata di tutte, no? Quindi ha detto non possiamo non mettere le navi che curano. I boss sono semplicemente navi che hanno uno sfracasso di vita e poi hanno fatto sta roba che tutte le navi hanno la stessa velocità e poi la barra della la barra della stamina alle navi abbiamo messo la barra della stamina, perché sai cos'è? Tutti i giochi hanno la barra della stamina e quindi la barra della stamina, quindi tu in mezzo a un inseguimento fra 2 velieri tu già ti pensi, no, Hornblower, capito? Ti pensi Master e Commander, no, questo inseguimento teso, eccetera. Allora siete bloccati entrambi alla stessa velocità per sempre, non c'è modo di andare più veloce, di tirare un rampino, niente. E però a un certo punto è calata la barra della stamina, quindi mentre la nave sta andando tipo a 30 nodi fermiamoci per mangiare un bel pollo arrosto perché la ciurma è stanca. Wow, ora sì che mi sento un pirata, capito? Ora che abbiamo mangiato il pollo arrosto durante l'inseguimento, cioè questo è a livello della è bello energetico. Poi ovviamente quel pollo, una delle feature di Black Flag era che tu guidavi la nave, manovravi la nave da dietro al timone, poi potevi scendere dal timone, camminare sul ponte, salire sulle sartie, potevi fare il tuffo direttamente dai pennoni degli alberi e poi ti facevi una notatina e scendevi a terra, no? C'era questa libertà che è la P dei pirati, cioè uno quando pensa al pirata pensa alla libertà.
Invece c'hai sto gioco dove non puoi lasciare la nave, gli abbordaggi fade out a nero e fade in, congratulazioni, hai vinto. Vai a tagliare gli alberi e devi accostare un'isola tipo Costa Concordia, accosti l'isola e tagli l'albero col minigame da gioco per mobile. Ma che vi siete fumati? Quale creativo c'aveva la bici e non ha detto sai che cosa ha bisogno un gioco di pirati? Di più vieni giochi alla Candy Crush. Quello ci vuole per dare il feeling di pirata. Nessuno dà un feeling di pirata con Candy Crush. Che cosa? E questo è il design by committee. Ma poi con Sea of Thieves che sta là fuori già a farti vedere come si fa un gioco di pirati, che non è manco il mio gioco preferito Sea of Thieves, però c'ha le sue pecche. Al lancio non aveva content Sea of Thieves, però ma solo guidare la nave era divertente. Sì. Solo guidare la nave, perché hanno fatto tutto freeform e tutto diegetico. Quindi, cioè, intendo dire tutto, cioè se tu non hai la mappa, tu vai al tavolino e devi prendere il compasso e vedere se stai nella direzione giusta. Però se lo stai lì e non stai al timone, la nave va contro gli scogli, quindi devi lavorare di squadra per pilotare la nave. È una figata da quel punto di vista. Adesso c'ha pure content, perché prima, ripeto, al lancio non c'aveva niente da fare, ma già solo il gameplay della nave è uno spettacolo. E poi c'è questa versione che è la versione, cioè, e la sembra il rip-off indie di World of Warship. Cioè World of Warship è il gioco AAA e Skull and Bones è il rip-off indie. Raga, io sono rimasto sconcertato, però è quadruple A. Esatto. Però li prendono ancora in giro, per quella dichiarazione, ma li prendo in giro pure io. E infatti è talmente quadruple che un mese dopo stava già in sconto al 30%, al 40%. Lasciamo perdere. È abbastanza complicata questo. Però questa è la morte. Scenario. Questa è la morte del AAA. Questa è la morte dei giochi design by committee. Cioè le robe scritte con le meccaniche perché l'ha detto il tizio in giacca e cravatta che ha visto su Excel oppure ha letto su Kotaku che questo gioco ha fatto successo, quindi dobbiamo copiare questa meccanica. Ma ti faccio una domanda che a questo punto diventa una questione anche di nazionalità. Nel senso, i grandi poli possiamo dire che in origine erano America e Giappone. Adesso che si stanno affacciando anche Cina e Corea. E d'accordo che per esempio adesso i cinesi, se non ho capito male, non hanno potuto programmare su PlayStation 3, su PlayStation 4 perché per questioni governative non potevano farlo e hanno sviluppato solo su PC ed evidentemente su mobile. Ma adesso con questo Wukong che si è affacciato, secondo te che cosa è prodromo una cosa del genere? Cioè sta per arrivare un new challenger come se fossimo in un beat 'em up? Lo stesso discorso vale per la Corea, perché anche con Stellar Blade mi pare si siano presentati in maniera interessante. Ma pure l'Ice of P è coreano. Giusto, vero, l'Ice of P è loro. Che al momento l'Ice of P ad oggi rimane il miglior Souls-like basato sul folklore italiano, che è fatto dai coreani, fa ridere. E by far rimane il migliore, però è una nicchia piccola, però apparentemente sono attaccati al podio. Allora, i coreani che fanno giochi sono stati un polo dei videogiochi da 20 anni, quindi non mi sembrano una new entry, francamente. Negli MMO soprattutto. Gli MMO, cioè il genere MMO a un certo punto era World of Warcraft e i coreani, non c'era nient'altro nel mezzo. Giusto, è vero, che loro avevano anche i campionati più alti possibili. Sì, ma StarCraft è campato, è lo sport nazionale della Corea, quindi coreani come nuovo polo del game development e del gaming, no, effettivamente non la vedo. Ma magari la Cina è uno dei mercati più grandi del game, almeno come mercato di vendita è uno dei mercati più grandi, quindi è sempre stato un fattore a livello di giochi. Vero il discorso della limitazione delle console, però è anche vero
che non è Wukong non è il primo giocone che ha fatto abbastanza soldi per comprarsi il pianeta Terra, perché c'è Genshin Impact. È vero. Genshin Impact stanno ancora scavando sotto le pile di soldi per ritrovare i developer, quindi hanno fatto, direi, abbastanza soldi. Ma quelli hanno fatto proprio lo Hoyoverse, cioè stanno al terzo gioco che sta facendo i soldoni sonanti, perché prima era Honkai Impact, poi ci stava Genshin Impact e adesso c'è Honkai Star Rail. Zenless Zone Zero adesso è Zenless Zone Zero, non mi ricordo se Wuthering Waves è un altro gioco di un altro studio. Zenless Zone Zero sì, è loro. Però il discorso è questo, cioè allora, per me allora, questo è come fare la mucchiata, più ne metti più ti diverti, quindi avere varietà nel game dell'industria, ma questo è il motivo per cui, per esempio, a me fa piacere vedere gli indie che stanno salendo in prominenza questi anni, no? Cioè diversificare il mercato. Se tu fa bene hai, a tutti. cioè c'è stato un periodo pre-Steam, primi 2000, che i giochi praticamente erano molto inaccessibili, il game dev era ancora molto inaccessibile e noi eravamo alla mercé degli studi che facevano degli studi grossi che avevano i mezzi per pubblicare giochi e metterli sugli scaffali. E c'è stato tipo un anno che forse avranno fatto 8 giochi che erano il D-Day, non so se vi ricordate, i primi 2000 c'era stato questo festival della leva militare, praticamente. Sì, e praticamente se tu volevi giocare a qualcosa che non era quella maledetta spiaggia, ti è andata malissimo, perché non c'era niente, non c'erano molte opzioni. Per carità, adesso sto semplificando, poi in realtà le opzioni c'erano, cioè io mi ricordo giochi per il mio computer che ogni mese ti sciamava di giochi da provare, quindi comunque le opzioni sono sempre state, però la diversificazione ha aperto strade che non potevano esistere. Io ti ricordo, cioè senza Steam e senza la diversificazione non avremmo avuto Bastion, che poi ha portato alla fine a Hades, per esempio. Non avremmo avuto Limbo, non avremmo avuto un sacco di studi, ma la diversificazione è anche diventato, per esempio, il crowdfunding. Io, ragazzi, vi voglio ricordare che l'Arian stava morendo, era finito l'Arian come studio, hanno fatto crowdfunding per fare Divinity Original Sin, il primo, ha fatto una barcaccia di soldi, il gioco è andato strabene, hanno fatto Divinity 2 che comunque è un capolavoro e poi con quel successo hanno fatto Baldur's Gate che al momento è il CRPG per eccellenza. Questa cosa non poteva succedere senza la diversificazione del mercato, non sarebbe potuto accadere, ma oggi vediamo ma anche Palworld, Enshrouded, cioè ma anche Helldivers, che poi Helldivers è un altro discorso, Manor Lord, cioè noi oggi stiamo vedendo forse proprio anche perché il AAA sta implodendo un pochino, perché il AAA sta implodendo massicciamente, c'è questa renaissance degli indie, ma non è da non confondere con la Indie Apocalypse, che è stato il periodo in cui hanno aperto le floodgate di Steam e pubblicavano tipo 10.000 giochi orribili al giorno, e che quello è successo. La renaissance degli indie è dove gli indie hanno trovato le loro nicchie e il loro metodo autoriale e si sono stabiliti come alternativa valida al AAA. Cioè, mentre tu dal AAA ormai sai cosa aspettarti, cioè io caccio $70 per un gioco che avrà la Day One Patch, che avrà 1,5 milioni di fetch quest, che ti richiede almeno 60 ore per finirlo. Se ti va bene, alcuni ancora stanno senza il Battle Pass, ma avrà il Battle Pass e il live service appiccicato, tipo barocco. E poi dopo a un certo punto scarichi Vampire Survivor, dove non premi neanche il pulsante per sparare e fai il botto. Sì, perché? Perché hai trovato la tua nicchia autoriale, hai trovato quello che funziona, perché il divertimento non significa offrire 70 ore di gameplay con le cutscene, divertimento significa che il giocatore si diverte, fine. Forse un elemento su cui devo tornare. 3. Contrapposizione indie AAA. Baldur's Gate 3 l'Arian provò a proporlo a Microsoft. Microsoft gli ha risposto: no, questo è un gioco che non venderà, questo è un gioco di serie B. Ma io immagino che sia lo stesso chi sta nelle
nelle stanze dei bottoni di questi Baldur's Gate era sulla carta, lo avevamo capito tutti che avrebbe avuto successo, perché c'era solo la componente nostalgica, più le meccaniche più il motore di Divinity Original Sin 2, sapevamo che sarebbe andato bene, non così bene, ma lo sapeva chiunque che sarebbe andato bene. Com'è possibile che un dirigente Microsoft non veda questa cosa? Cioè, se Te lo dico io. Se tu prendi i dati puliti, cioè se tu sei una persona che non ha assolutamente idea di cosa sia un CRPG e perché il CRPG funziona e qual è il contesto del CRPG dal punto di vista creativo, ma guardi i numeri, il CRPG era a tutti i fatti un mercato praticamente morto. Prima di Divinity Original Sin era finito. Era un genere morto, è come l'RTS, un genere finito. Poi hai avuto degli outlier, Divinity è un outlier, però è costato un sacco, e gli CRPG costano un sacco, e quando i ritorni, anche se i ritorni sono buoni, non sono spettacolari. Ammettici che sì, poi è uscito Pillars of Eternity, poi è uscito Disco Elysium, però per quelli... Orcat anche, Pathfinder, Planescape Torment, Pathfinder, sono usciti svariati CRPG, sono andati tutti abbastanza bene, ma nessuno di quelli è stato un home run economico. Cioè nessuno di quelli ha fatto dei soldi pazzeschi. Quindi dal punto di vista di chi, se non hai fatto almeno il quadruplo di quello che hai investito, un gioco è un fallimento, il CRPG è un genere fallimentare. Perché il concetto di io spendo 2 milioni per fare un gioco che poi mi rende 3 milioni figo o 3 milioni per fare il gioco successivo, questo è la mentalità di un indie. Per carità, indie AA, però è una mentalità indie. La mentalità del AAA è io spendo 50 milioni su un gioco e me ne deve rendere 250. Se no, un fallimento. Cioè, e il discorso devi quintuplicare, non è che tu hai abbastanza soldi per il prodotto successivo e qualcosina in più per campo. Cioè, uno studio indie tendenzialmente è di successo quando si può campare da gioco a gioco. Uno studio AAA è di successo quando è seduto su una pila di soldi dove che se smette di fare giochi c'ha abbastanza soldi per camparsi almeno una 13 anni. È una scala diversa. Quindi uno a Microsoft che è abituato a ragionare i numeri in questa maniera guardava CRPG e diceva a me sto genere sembra una monnezza economicamente. 1. 2. D&D, ma D&D è di nicchia. D&D di nicchia. Il film di D&D è andato male. Critical Role ci dice il contrario, Cioè, ma non tira sui numeri. No, il discorso è che non tira sui numeri che sono di successo. Che dicono loro. Ripeto, io poi sto facendo educated guess, però volendo fare l'avvocato del diavolo, no? E difendere questa posizione indifendibile, queste sono le cose che mi vengono in mente. Il film di D&D è considerato un flop. Il film di D&D è costato 200 milioni circa e ha fatto 300 milioni. Ci è andato sopra di 100 milioni. Non è stato un miliardo e mezzo come il capolavoro del film di Super Mario, per carità. Però è un film. Premesso che è un filmone, per me è un filmone. Ed è andato bene. Sì, Onore fra ladri. No, ma io l'avrò rivisto. L'ultimo, l'Onore dei ladri, forse, sì. Non quello originale del 90. No, quello con Jeremy Irons. No, quello con Jeremy Irons è un capolavoro, ma per altri motivi. È un capolavoro, ma perché quello è un so bad it's so good, cioè fai il giro e diventa un capolavoro. Onore fra ladri, raga, è uno dei pochi film che io non vedo molti film, i film non li rivedo a nastro, quello l'ho visto 7 volte quel film. Ma dai. È divertente, molto divertente. Sì. Mi è piaciuto molto. È considerato un flop, cioè è un film che è uscito bene, fatto bene, recensione positiva della critica, recensione positiva degli utenti, ha rifatto i soldi spesi and then some, è un flop, è considerato un flop. Quindi uno vede tutti questi dati e dice no, raga, che famo? Un CRPG costosissimo, il Faerun, e questa IP del Faerun, chi l'ha vista più? E dopo è una IP vecchia di 20 anni, chi ci sta più che la vuole questa IP? Cioè questi sono i ragionamenti cioè sono ragionamenti che hanno senso solo se guardi i numeri. Aspetta un attimo, mi viene un attimo un'ipotesi riguardo al discorso dei numeri. Microsoft in teoria non dovrebbe ragionare col numero del gioco singolo, visto che Microsoft ragiona in termini di Game Pass.
Cioè, teoricamente sarebbe nella sua logica quella di acquisire più titoli di più generi che possono Ma coprire è più o quello che meno ha tutti i fatto. gusti, in maniera che a quel punto uno che si fa il Game Pass per giocare a un certo genere, è soddisfatto, uno che vuole un altro genere è soddisfatto, li copri tutti e dei riffa de raffa in teoria ci torni Ma indietro. il problema è il ROI, il problema è il return of investment, Elder, cioè non puoi avere un gioco che rifà la spesa di sviluppo, cioè se tu ci vai sopra del 30% di quello che hai speso, è un fallimento. Quindi o prendi giochi che non sono costati niente, o prendi giochi che sono costati che hanno la possibilità di farti rifare una svalangata di soldi. Per Che farti però fare con una svalangata di l'esigenza dei soldi, videogiocatori che vogliamo una roba sempre più figa esteticamente, vuol dire che non è non è possibile, sostenibile. non è L'unico modo in sostenibile. cui lo rendi sostenibile è metterci ogni cosa predatoria possibile e immaginabile per farti cacciare soldi a oltranza. Cioè, siamo arrivati a un punto dove il AAA non può più campare ed essere di successo con un gioco che tu compri una volta ed è finita lì. Lo ha detto Yves Guillemot, ha detto i giocatori si devono abituare a non possedere i loro giochi, che le malelingue potrebbero dire se comprare non è possedere, la pirateria non è rubare. I maligni potrebbero dire questa cosa. Allora, se io non possiedo il gioco in primo luogo, sempre detto. Cioè, è una logica che funziona a doppio taglio questa, secondo me. Quindi non so se questo la leggero punterei side così. effect. Parentesi, Wukong è costato circa 60 milioni per quello che ha fatto, cioè è molto meno rispetto a un AAA occidentale. Ma quello è la regola, non importa quanto sei bravo, c'è sempre un asiatico che è pronto a umiliarti con le sue capacità, no? Esatto. E quello purtroppo è vero. Quindi lì avevano una persona che faceva il lavoro dei 10 occidentali, 10 No, ma occidentali è che come i fanno francesi, crunching. è come i francesi, non importa quanto tu sia bravo come artista, c'è sempre un artista francese che a 5 anni ti umilia in maniera oscena perché, non lo so, gli allungano il latte con le tempere, non so che cazzo fanno in Francia, ma no, tutti i migliori artisti che ho conosciuto sono francesi, anche da giovani erano strabravi, una roba agghiacciante. Però il discorso è che non potendo più sostentarsi col singolo acquisto, perché magari i giochi poi costano 200-300 milioni e devi rifarci 3 volte la spesa, come fai 600 milioni? Matematicamente parlando, come puoi fare 600 milioni mettendo modi di spremere soldi al di fuori della copia? E quindi c'hai il live service. Ti tengo incollato al mio gioco 400 ore a rifare gli stessi gameplay, le stesse cagate all'infinito per 400 ore. Ti do col contagocce nuove meccaniche, nuovo gameplay, così tu stai, grazie signore, grazie, come sei generoso. Cioè questo è il livello ormai. E perpetui questa meccanica, ovviamente infilandoci cosmetiche, i battle pass, i season pass, la super collectors Brodolo edition, con la statuetta e il libro, ma non la copia del gioco, perché questo apparentemente è il nuovo standard. Compri la collector edition di un gioco che non hai la copia del gioco dentro, per qualche oscuro motivo this is acceptable adesso. E a me fa ridere, perché se tu prendi un gamer medio di 10 anni fa e gli fai vedere quello che c'è adesso, direbbero vabbè, ma sei ridicolo, cioè lo fai è satira. Cioè, noi ci siamo lentamente abituati a delle robe che sono inconcepibili. Però tu i soldi li devi rifare. L'alternativa sarebbe dire, ok, ma forse dovremmo fare giochi che non sono giochi da 150 ore, che non costano 200 milioni cada uno. Potremmo fare giochi più piccoli, autoriali, con uno scope chiaro di che cosa stai facendo, e magari possiamo rientrare delle spese anche senza metterci live service. Però a quel punto ne stai ragionando da fai indie. 5 distinti che abbiano ognuno un'anima diversa, nel complesso dovrebbero riuscire a portare a casa più di il singolo gioco tutto uguale a quello che si è già visto. In teoria, in pratica no. Ma Ubisoft non sta facendo qualcosa del genere con Prince of Persia? Dello Crown è praticamente un indie fatto internamente, poi subappaltato a Evil Empire con The Rogue Prince. Sta facendo una cosa simile. Prince of Persia credo che sia l'unico gioco Ubisoft negli ultimi 4-3 anni che è uscito bene.
bene punto, senza dirci niente. Perché è un gioco che è stato, da quello che ho capito, picciato internamente da un team ed è stato poi preso da Ubisoft, però non è Ubisoft che prende uno dei suoi studi e dice adesso fate Prince of Persia così, cioè è proprio diverso l'approccio. Ed è un trend che gli altri giochi di Ubisoft non mostrano, perché gli altri giochi sono tutti sequel agghiaccianti, brutti, rottissimi. Ma anche Frontiers of Pandora è andato malissimo, Cioè, avrà Ma venduto anche la copia. pure Star Wars soffre lo stesso male del Signore degli Anelli. Hai messo le tue manine sulle IP più di successo del pianeta, adesso riesci a farlo fallire. Cioè, bisogna Non lo so, impegnarsi. cioè se a me metti in mano il Signore degli Anelli, domani mi dai la licenza del Signore degli Anelli e mi dai, che so, 10 milioni per fare un gioco, anche qualcosa te lo tiro fuori, ma senza, non è per tirarmela, ma una cosa carina te la posso tirare fuori, qualsiasi cosa. Ma magari ti faccio un grand strategy alla Crusader Kings con la mappa della Terra di Mezzo. Ma sì, ma perché no? Dai, facciamo... Cioè, puoi fare di tutto. Cioè, ci puoi fare... Cazzo, ci puoi fare anche l'extraction shooter ambientato alla Terra di Mezzo dove devi fare i delve a Moira. Ma cioè, ci puoi fare le cose. Ma che poi tra l'altro, scusa, allora, io E avevo poi Return to letto... Moira, praticamente ho detto. Scusate se intervengo con una piccola cosina che vedevo riguardo al mondo Disney. A loro interessa tenere vive le IP in quanto continuano a generare risultato economico perché hanno tutto il merchandise e tutto quel complesso di prodotti. Cioè, tipo, leggevo che l'anno scorso o quest'anno Toy Story ha generato tipo 1 miliardo di incassi. 1 miliardo di incassi senza che fosse uscito un film di Toy Story. Quindi, vabbè, Disney ha un impero per riuscire a monetizzare meglio ogni IP. Però, visto che Microsoft, comprandosi l'ira di Dio, si è comprato 200 milioni di IP, ma perché non farle uscire semplicemente dal mondo videoludico, farle arrivare con serie, eccetera, eccetera? Ne avrebbero abbastanza per creare interi campi a tema, no? Scusate, parco giochi a tema, basati su Metro, Hi-Fi Rush, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non fanno un passettino in tal senso, oppure mi sono perso qualcosa? Probabilissimo anche. No, ma A parte Arcane. No, allora il discorso... ma il discorso del monetizzare non è così immediato. Allora, mi spiego. Allora, se hai un IP che è stabile e forte, tu puoi campare del goodwill delle persone per un po'. Lo puoi fare. Però c'è un threshold, cioè c'è un livello sotto il quale la gente inizia poi a dire ok, va bene che è IP, però va bene non che è ne vai Pokémon, ma... va bene che è Pokémon, però è una monnezza. Il discorso è questo, ed è là il problema che poi vabbè si ricrea il discorso di Palworld. Per Star Wars è stata munta fino all'ultimo, cioè veramente Star Wars credo sia stato munto fino alle sue... Ma anche Marvel, cioè tu puoi avere l'IP più forte del mondo, ma se continui a propinare materiale di bassa qualità, la gente a un certo punto perde interesse. Cioè, là è diventata una macchina che tu spremi le IP nel modo più immediato possibile, cacci soldi alla gente e arrivederci. Però al decimo, cioè vedi Marvel, no, la fase che era la fase 4 di Marvel, quella dopo Endgame. E hanno detto, ragazzi, dovremmo cacciare tipo 20 show e 10 film in un'ora. La qualità era infima, ovviamente, la qualità di tutto è infima. E io al decimo film, che è una monnezza, dico, raga, io Marvel ho finito a Endgame, mi sono divertito, basta. Poi ci sta il fan che ti continuerà a vedere, a comprare la roba per l'eternità, per l'amor del cielo.
E su questo ovviamente c'è i maestri della fidelizzazione. Disney è un maestro della fidelizzazione, cioè avranno sempre lo zoccolo duro di quanti che gli comprerà qualsiasi cosa. Il pupazzo di Elsa Sbrodolo Edition 2300 glielo ricompra immediatamente day one. Il bobblehead, il Funko Pop, guarda, se mi chiedi come se mi chiedi di creare un monumento al consumismo a caso, il Funko Pop. Sì. Io li odio con una passione agghiacciante. Capisco che per alcuni sono esteticamente piacevoli, ma ti riempi la casa di bobblehead di gente, di robe famose, e non servono solo a prendere la polvere. Costano l'ira del signore, costano. E pensate che ne hanno buttati al macero qualche milione perché avevano dei surplus di magazzino, non li volevano vendere. Sono la versione nerd dei diamanti. Esatto. Sono dei fermacarte, sono inutili, non servono a niente, tenuti artificialmente in domanda limitata e a un prezzo gonfiato a limiti dell'impossibile. Però poi c'è lo scaffale del Funko Pop. Hai visto quanto sono nerd? C'ho tutti i Funko Pop di Star Wars. Zio, ma non potrai mai collezionare tutti i Funko Pop di Star Wars perché faranno la storia sul personaggio secondario della ormai comparsa. Infatti ormai quello cioè quello ormai adesso faremo la serie da 10 episodi sul tizio che serviva da bere alla cantina all'episodio 4 e poi capito, e poi Star Wars cantina. Preparatevi a 10 di episodi indimenticabili. Che poi i videogiochi ormai fanno la stessa cosa, Sì, infatti. E purtroppo. Mamma mia. Va bene, dai, allora ragazzi siamo arrivati a 1 ora e 22 tra una cosa e quell'altra. Quindi, dunque, l'ultima domanda un po' abbiamo risposto, vediamo se c'è ancora qualcosa da aggiungere. Dario, nel frattempo a te sono venuti in mente dettagli, domande che non avresti mai osato chiedere, che puoi chiedere adesso o taci per sempre? No, io volevo soltanto spostare l'attenzione sul discorso indie, non so se è quello che vorresti chiedere anche tu. Cioè gli indie Esatto, vai. Gli indie sono il futuro, ok? A parer mio, penso che sia un'opinione condivisa. Sono sostenibili, sono creativi, lasciano spazio agli autori veri, cioè c'è tutto ciò che di bello puoi avere nel gioco come arte negli indie, cosa che il AAA non è più capace di fare, per quello che vi abbiamo detto finora. Non c'è proprio quella capacità, non ci sono i dirigenti, non vengono assunte le persone giuste, anche quelle giuste vanno in burnout e quindi scappano. Penso che tu possa testimoniare così esperienze di questo tipo. Come rendiamo gli indie, non dico di largo consumo, perché nel momento in cui diventa di largo consumo mainstream si imbastardisce, quello che vuoi, però come facciamo a diventare più standard un mercato che abbia la sua spina dorsale sugli indie e non su questi AAA riciclati all'ennesima potenza? Se uno c'ha... Ma guarda, non so se era quello che voleva chiedere anche Elder, non so. Sì, volevo chiedere riguardo al futuro, però una buona parte del futuro è indie, speriamo. Ma io guarda, dico, sono molto d'accordo, magari ripeto, magari sono pure io che ci sto sperando. Francamente per me gli indie sono al momento l'ancora di salvezza dal punto di vista creativo e artistico del game development, perché con l'eccezione di Larian, che come mega studio, molti giochi, i AAA soffrono il fatto che non hanno veramente un'anima, cioè non c'è dietro l'amore, non c'è dietro niente. E non è che sono tutti così, però purtroppo per come è strutturato il AAA la stragrande maggioranza sono così. Vabbè, semplicemente quando uno c'ha il portafogli e deve scegliere se preordinare la Sbrodol Edition del AAA che al day one sarà ingiocabile perché sarà un bug fest, o comprare un indie, magari l'indie a parità di avere dei difetti, per carità, perché cioè, nessuno è perfetto. No, ma anche difetti tecnici. Io faccio un esempio. Io ho giocato alla Steepoch
come un animale dall'early access, no? La Steepok è questo action RPG alla Diablo, che è una figata, fatto da letteralmente gente su Reddit che si è unita e ha detto: oh raga, facciamo una roba tipo Diablo. Nasce così. E ha fatto 1 milione di copie in prevendita prima della 1.0. I server, il day one, i server sono implosi all'istante, perché veramente forse 300.000, 400.000 persone hanno provato a loggare contemporaneamente sui server, meltandoli completamente. E infatti la prima settimana è stato ingiocabile il gioco. Apro e chiudo la parentesi. Diablo 3 e Diablo 4 pure sono stati ingiocabili la prima settimana. Apro e chiudo la parentesi. E perché è un problema di tutti i live service. Non importa quanto sono pompati i tuoi server, comunque collasseranno. Se il gioco è un successo, ti metteranno il server. È il tuo battesimo del fuoco, praticamente. Sì. Ora, loro erano la prima, sono degli indie alla prima esperienza e non avevano mai avuto a che fare con una complessità tale. La gente gli è andata a fare le review negative. Però è una settimana che non riesco a giocare perché laga. Sì, raga, però loro per 23 euro vi hanno dato un'esperienza di gioco completa, con un livello di customizzazione di build che Diablo 4 se la sogna. Oggettivamente, ragazzi, non è parere, è oggettivamente, a livello proprio di gameplay. La trama non è un granché, ma non è che la trama di Diablo 4 mi stavo a mettere a piangere per quanto è bella. Chi gioca gli RPG per la trama, dai? Io, in realtà. La trama in una RPG. Letteralmente è l'unica cosa che salvava Wolchen Lords of Mayhem, figurati. Hai giocato la anche grafica. Hai giocato a me è piaciuto. Io l'avevo fatto il backing da quando era Umbra, quindi dal Kickstarter. Ce l'avevo in early access. A me è piaciuto. È un bug fest. Tra l'altro io li conosco pure quelli di Wolchen Studio. Sono veramente dei pezzi de core, so. Però erano letteralmente di nuovo un gruppo di gente a caso e ha detto: oh, facciamo un action RPG, e hanno comunque cacciato con tutti i bug un prodotto bello, molto bello, visivamente uno spettacolo. Wolchen ma anche a livello di gameplay aveva delle scelte molto felici a livello di gameplay e che non sapevano che stavano facendo, e stavano usando un engine che è stato discontinuato, il CryEngine. Raga, quello che dovevo fare. Ma io ripeto, io gliele perdono queste cose e non mi sento giusto, non mi sembra giusto dire male agli indie quando comunque portano dei prodotti, perché per 23 euro la Steepok è una roba allucinante. È una roba allucinante. Un AAA che ti portava lo stesso scopo ti andava a scucire 70 euro per lo stesso identico gioco, facile. E invece hanno fatto una roba molto solida, fatta strabene. Mi ci sono divertito a bestia io con la Steepok. Ci sto giocando ancora ogni tanto quando ho tempo dal lavoro. E la gente gli ha detto male. Ma chi gli dici male? Ripeto, 23 euro, ma pure Helldivers costa 2 soldi. Helldivers, Enshrouded, cioè sono gioconi alla fine, se ci pensi. Sono giochi della Madonna per il prezzo che offrono. E soprattutto considerando che hanno un budget che è una frazione dei budget AAA, comunque cacciano delle esperienze fantastiche. Certo, avranno i loro problemi. La Steepok, ti ho detto, è stato ingiocabile la prima settimana, pace. Io ho visto che non era storia, ho aspettato una settimana per giocare, la prima settimana me lo sono fatto offline. Cioè non è che poi ho io questa cosa che giochi agli action RPG per fare amicizia. Cioè questo bisogno di giocare online sugli action RPG non l'ho ancora capito, questo bisogno assoluto. Però niente, è finito lì. Cioè quello è il discorso. Cioè, se i giocatori danno più spazio di manovra agli indie e gli danno più supporto, così favorisci il rinnovo del mercato, secondo me. Quello che non andrebbe fatto è dare soldi a sti slot. Quando uno vede live service Battle Pass, voti col portafoglio alla fine. Solo che Diablo 4 ha fatto 7.000 miliardi di milioni. 50 milioni solo. 150 milioni solo di microtransazioni. L'avevo letto l'articolo, una roba allucinante. Sì, ha fatto da quando è uscito 1 miliardo in tutto ha fatto. Mi dite, ok, ma questo agli executive che guardano le spreadsheet abbiamo detto a tutti gli altri studi: raga, fate pagare un gioco 80 euro e poi mettete le cosmetiche a 25 euro cada luna, perché tanto il babbalone che te lo compra ci sta. Come ci stava il cazzo di pinnacolo dell'umanità che ha speso 100.000 euro su Diablo Immortal. Ma che poi tra l'altro
mi domando, darvi la per chi viene risposta. da una vecchia scuola, il concetto di cosmetic è una specie di onta, cioè nel senso, sono io che devo combattere la mia guerra e parto con la mia arma base, fine. Certo, ma guarda, E... se tu hai un set tematico particolare e ti piace, ci vuoi spendere 5 euro, io ti dico, ma sai che va? Sì. Dota 2 e League of Mhm. Legends, la Sì. monetizzazione è tutta sulle cosmetiche. Mhm. Oh, non dico niente. Non è un pay Indie... per win che è una cosa infame. No, non è un paper, no, 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 Sì, no, sì. là Sì, non sì, è un appunto, nel play to senso che win. il concetto di pay per win mi sta un po' qua. No, ma il pay per win non c'è né Personalmente. in Diablo. Aspetta, però Bene. il pay to win non c'è né in Diablo Mhm. né in Dota né in Ah, League of bene. Legends perché sono Mhm. cosmetiche. Sono solo Se sono più cosmetiche. bello. Il problema qual è? Che se tu mi fai un gioco basato sul loot Mhm. e io sembro un barbone che ha rubato delle pentole arrugginite e le ha prese a martellate a forma di armatura, qualsiasi cosa io droppo da qualsiasi boss, e per avere l'aspetto di uno che ha ucciso un boss devo cacciare 25 euro, sconfigge un po' lo scopo. Cioè tu il giocatore lo prendi per sfinimento perché 100 ore dopo che stai grindando sembri ancora un barbone, ti compri l'armatura fighissima nello shop. Perché lo vuoi il reward di dopamina di essere Mhm. gnocco, figo, a Sì. un certo punto. Mhm. Questo è il discorso. E su quello volevano andare. E ci sono riusciti. Ci sono riusciti. E questo cosa ci racconta? Ci racconta che adesso faranno altri giochi a prezzo pieno con delle microtransazioni oscene. Perché ha funzionato, ragazzi, ha funzionato. I soldi li ha fatti Blizzard. Mhm. E La il gente punto ha è votato che col portafogli. nel momento in cui poi questi giochi hanno dei collassi clamorosi, vabbè, questo è un discorso che poi non possiamo prendere adesso perché andiamo su un altro tema, c'è sempre qualcuno che ti viene a indicare il motivo sbagliato. Perché il motivo per cui per il fallimento di Concord lo conosciamo tutti, abbiamo Mhm. sviscerato, e poi mi vengono a dire no, ha fallito perché è politicamente schierato. Così, non è quello. Allora, così facendo danneggiamo anche l'analisi di mercato che ci servirebbe a creare giochi migliori. Perché Aspetta, prendo l'ombrellino per coprirmi dalla pioggia di merda. no, no, Questo... no, no, finiamo, no, finiamo così, finiamo così. Sarà un altro episodio, sarà un No, altro episodio. esatto, Guarda, lo lasciamo per un'altra puntata questo. l'argomento del politicamente corretto dei videogiochi a me sta caro. Se un giorno lo vogliamo sviscerare, mi metto la tuta hazmat mi metto la maschera antigas e lo possiamo pure sviscerare. Sfondi una porta aperta, vengo Però dalla secondo me non è un polizia. fattore. Io mi limito solo a dire che è un fattore solo se tu vuoi che sia un fattore. Mio take, brevissimo. Sì, sì, sono d'accordo. Sul Se perché e un per gioco deve come. essere divertente, forse è quello che guida la maggior parte degli introiti. Vero, però c'è anche gente che si diverte solo a seconda della tonalità cromatica della pelle del protagonista. Questo è pure Sì. vero, eh. C'è gente che sotto una certa gradazione di melanina non si diverte, punto, anche se il gioco è divertentissimo. È anche vero che in un gioco, se in un gioco gli unici content che genera nella prima settimana, primo mese, sono video di bug, come è successo per Star Wars Outlaws, che nella prima settimana ha generato soltanto TikTok di bug, significa che il gioco ha un problema, che non è la mandibola della protagonista, il colore della pelle della protagonista, è ben altro. Di questa cosa altrimenti poi lascia spazio che dicono che non ha venduto, Forspoken non ha venduto perché c'è la protagonista di colore, Forspoken non ha venduto perché, come Francesco sa bene, potrebbe farci un'analisi del motore grafico che cioè, non doveva più essere Non usato. parliamo delle. Io non. Square Enix e i suoi motori, io non lo so. Se fosse una scuderia di auto, non avrebbero vinto manco il Gran Premio di Mossagrovnia con i loro motori. Oh, vabbè, lasciamo perdere. C'hanno i criceti che girano nella ruota dentro. Va bene, comunque, take per la Dai. prossima volta. Sì, dai, rimandiamo tutto alla prossima volta. Direi che siccome ci sono troppe cose da dire su troppi argomenti, ce lo teniamo per probabilmente un'intera serie di questo passo.
Quindi prendo l'ingrato compito di dover tagliare e dire va bene ragazzi, liberi tutti. Allora, innanzitutto grazie Francesco per essere stato con noi a inaugurare questa nuova rubrica. Se vuoi lasciare un ultimo consiglio per i ragazzi che stanno cominciando a fare gli indie oggi in Italia. Buona fortuna. Vi servirà. No, vi do un consiglio, ragazzi, fatelo fuori dall'Italia. Poi tornate in Italia col know-how. Vi consiglio caldamente, imparate il mestiere dove lo sanno fare e poi tornate a spiegare come si fa. Funziona meglio. Brutale. Oh, è vero, ragazzi. Va bene. Bene, adesso con questo piccolo semino che chissà faccia crescere il futuro. Bene, salutiamo tutti e grazie ancora Francesco e buona continuazione nei tutti i lavori che starai facendo, che ce li racconterai meglio la prossima volta, perché so che la prossima volta ci potrai dire di più, perché adesso avrai tutti i contratti tipo NDA grossi come Macini. Vedremo. Ok, perfetto.